Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Non so se avete notato, ma è sparito dal commercio lo scanner. Lo scanner è quel dispositivo che noi utilizzavamo per scansionare una foto o un documento e inviarla direttamente al nostro PC. Oggi se dobbiamo fare una scansione dobbiamo per forza avere una stampante con lo scanner integrato e spesso e volentieri queste stampanti sono grandicelle, sono un po' dei veri mammuttoni, oppure dobbiamo utilizzare la fotocamera del nostro cellulare, ma spesso e volentieri o l'immagine viene storta o ci facciamo ombra con il nostro cellulare stesso. Oggi quindi voglio parlarvi di questo dispositivo che si trova in questa scatolina, che è uno scanner digitale, una webcam con microfono incorporato e anche una fotocamera, marca Cizur o Sizur, dipende come la volete pronunciare, quindi andiamo subito a vedere cosa contiene la scatola e come funziona. Arriva in questa scatola, qui faccio vedere che abbiamo anche il taglierino per andare ad aprire la scatola, una sorta di taglierino artiglio di plastica, quindi lo andiamo a togliere e grazie a questo possiamo aiutarci per andare a rimuovere lo scotch. 1 e 2, perfetto. Allora, via la scatola. Devo dire che si presenta molto bene in questa scatola di polistirolo scura. Allora, qui leggiamo appunto Cizur o Sizur e andiamo a leggere qui dietro. Intanto leggiamo subito il modello. Il modello è Franci Pro e possiamo anche andare a leggere le caratteristiche principali. Quindi ha una telecamera da 8 megapixel e la risoluzione massima è 3264 x 2448. Allora, andiamo a rimuovere questa fascia che non voglio rompere. Ok, e apriamo il nostro cofanetto. Perfetto, all'interno del cofanetto troviamo questa bustina nera. Qui abbiamo la guida rapida che ci fa vedere appunto come si può muovere il nostro scanner, quali sono tutte quante le posizioni. La guida è solo in inglese, ma scansionando questo QR code avremo anche la guida in italiano. Andando avanti, qui abbiamo questo adattatore da USB tipo A, USB tipo C, quindi se abbiamo un computer più recente abbiamo anche l'adattatore e questo è il nostro scanner. Ricordo che non è solo uno scanner. Allora, cavetto USB di tipo A per collegarlo al nostro PC e qui abbiamo tutti quanti i nostri snodi. Regolabile in altezza, possiamo andare a regolare l'inclinazione stringendo questa vite che abbiamo qui. Questo vale anche per quest'altro tipo di inclinazione. Qui sopra abbiamo la console con tutti i comandi principali che poi andremo a vedere. Bene, adesso quindi andiamo a vedere insieme quali sono le altre caratteristiche principali di questo dispositivo. Come ho già detto ha un sensore da 8 megapixel, risoluzione massima 3264 x 2448. Può eseguire video in 4K a 15 fps o 1080 60 fps, ha tre modalità di messa a fuoco continua, messa a fuoco su singolo punto o messa a fuoco manuale, ha tre livelli di luminosità grazie al LED, ha un microfono incorporato, può eseguire una scansione massima fino a una grandezza di 1 a 3, naturalmente il software è compatibile con dispositivi che hanno Windows o Mac OS. Adesso invece andiamo a vedere nel dettaglio la console. Qui sopra abbiamo la possibilità di andare a scegliere il tipo di messa a fuoco, quindi continua o su singolo punto o con questo più messa a fuoco manuale, andare a regolare esposizione con il più e meno, andare a regolare l'intensità del LED o andare a ruotare l'immagine di 180 gradi. Naturalmente tutto quello che vi sto dicendo lo trovate sul sito internet che vi lascio in descrizione con il link di questo scanner e vi ricordo il nome Franci Pro. Adesso per andare a vedere come funziona, quindi ci andiamo a collegare sul sito internet e andiamo a vedere come si scarica il software. Questo è il sito del produttore cizur.com, sono già nella modalità support per andare a scaricare il software. Andiamo su Franci S Pro, va bene anche se il nostro è un Franci Pro, e dobbiamo andare a scaricare nel mio caso Cizur Visualizer 1.4 per la versione Windows e anche Cizur Frenzy, questo è un software opzionale ma è molto importante per andare ad eseguire le scansioni. Qui naturalmente basterà cliccare, aspettare che il file viene scaricato, andarlo ad aprire e andarlo ad installare. Ok, adesso che abbiamo scaricato il software andiamo a collegare il nostro dispositivo. Appena collegato, come possiamo vedere, si accende il LED e qui dietro abbiamo anche il LED di stato di colore blu, appunto ci indica che il dispositivo è in funzione. Qui sotto invece vi faccio vedere abbiamo il LED. Allora,
Adesso andiamo ad aprire il primo software, Cizur Visualizer, che è quello che ci permetterà di eseguire scansioni e anche di utilizzare il dispositivo come una webcam o anche come una vera e propria fotocamera o videocamera per andare a fare le riprese. Quindi allora, doppio clic, intanto andiamo a vedere l'intensità del LED, allora, quindi spento, prima intensità, seconda, massima. Ok, lasciamo per il momento massima intensità, questo è il programma, quindi abbiamo display, scansione e elenco dei file. Allora, qui in alto possiamo andare a decidere le impostazioni. Risoluzione attualmente 1920 e 1080p perché comunque questo PC è un Full HD, quindi se vado ad impostare una risoluzione maggiore e faccio partire appunto la registrazione mi dice che lo schermo non è supportato e quindi devo passare a una risoluzione minore. Quindi qui andiamo a impostare il Full HD, perfetto. Allora, prima cosa andiamo a utilizzare questo dispositivo come una webcam, quindi ce la posizioniamo verso il viso, così, e facciamo partire la registrazione. Quello che adesso state vedendo è la ripresa e l'audio del dispositivo. Ricordo Cizur French Pro. Secondo me questo dispositivo è molto versatile per appunto fare le videoconferenze perché normalmente quando andiamo a fare una videoconferenza utilizzando la webcam sopra il nostro portatile stiamo sempre in una posizione un pochettino scomoda perché o dobbiamo alzare il PC per avere appunto la webcam all'altezza dei nostri occhi o comunque se no verrà sempre un'immagine un pochettino sdraiata. Qui invece possiamo andare a regolare in maniera veramente perfetta la posizione della webcam. Questa è la prima funzionalità utilizzata come webcam. Come ho detto il microfono è quello incorporato, quindi l'audio che stai sentendo in questo momento è l'audio del microfono. Allora, e questo è il video che ho realizzato. Quello che adesso state vedendo è la ripresa e l'audio del dispositivo. Ok, torniamo su display, naturalmente posso anche andare a scattare una foto, qui abbiamo il tastino per la foto, Cheese, la messa a fuoco è sempre automatica. Ok, adesso invece passiamo alla funzione di scansione. Allora, molto semplice. Prendiamo, in questo caso, il libretto delle istruzioni che è veramente scritto piccolissimo, lo mettiamo qui. Ok, in questo caso possiamo anche andare a decidere se tenere il LED acceso, vedete come cambia, e premo scansione. Elenco dei file, naturalmente in questo caso mi fa sempre un JPEG, questa è la scansione. Per la scansione vi consiglio di utilizzare l'altro programma che dal mio punto di vista è molto più professionale, quindi facciamo così, usciamo da questo programma Cizur Franci, che è quello proprio studiato per questo dispositivo. Perfetto, scansione, carta piatta come in questo caso e premiamo su scansione. Allora, non so se riuscite a vedere, voglio vedere quanto è piccola e come viene bene e quanto possiamo andarla ad ingrandire. Naturalmente questa, io ho utilizzato carta piatta, ma in questo caso non è piatta, quindi abbiamo un pochettino di imprecisioni. Adesso poi lo faremo con un foglio effettivamente piatto. Qui possiamo utilizzare carta piatta, il libro curvo che poi vi voglio far vedere, combinare i lati e naturalmente se andiamo indietro, qui ho una serie di impostazioni e ne ho veramente tante, quindi qui poi possiamo andare a fare una post produzione di quello che abbiamo scansionato e naturalmente esportarlo anche in PDF. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il PDF ricercabile, quindi un PDF con il testo editabile, oppure possiamo anche andare a esportarlo in Word o CR. Adesso vi far vedere una funzione molto interessante che è quella del libro, quindi vado a prendere un libro preso, questo libro ve lo consiglio vivamente, Barista Sapiens, anche se non siete dei baristi, ma se amate il buon cappuccino e il buon caffè dovete assolutamente leggere questo libro. Andiamo a posizionare il nostro bel libro sotto al nostro scanner e andiamo a cambiare la modalità e passiamo a libro curvo. Come possiamo vedere adesso abbiamo questa linea tratteggiata, quindi dobbiamo andare a centrare il libro su questa linea tratteggiata. Una volta che l'abbiamo centrato, possiamo andare a premere con il mouse il tasto scansiona. Farà due scansioni, una per ogni pagina. Cosa interessante, se vado ad abilitare scansione automatica,
Ora ogni volta che vado a cambiare pagina, lui in automatico andrà a fare una nuova scansione. Fatta, cambio nuovamente pagina e lui va a fare un'altra scansione. Adesso andiamo a vedere le scansioni, quindi andiamo su indietro, qui ho tutte quante le scansioni e naturalmente in post-produzione posso fare veramente di tutto. Adesso voglio farvi vedere un'altra cosa, selezioniamo questa qui a destra e andiamo su Word OCR. Qui lingua italiano, ok, conferma. Questa la chiamiamo prova. Ok, salva. Aspettiamo che finisce l'implementazione. Clicchiamo su prova. Come possiamo vedere abbiamo il testo editabile, quindi lui ci ha convertito l'immagine in testo. Adesso andiamo a vedere un'altra funzione che a me piace particolarmente tanto, che io la chiamo lente di ingrandimento. Quindi dobbiamo uscire da questo programma e aprire il programma Visualizer. Quindi ci andiamo ad aprire l'altro programma, Cizur Visualizer. Ingrandiamo tutto, stiamo già sulla modalità display, filmato. Vi faccio vedere quanto possiamo ingrandire fino al 500%, quindi per questo motivo io la chiamo lente di ingrandimento, perché grazie a questo ingrandimento potremo veramente andare con precisione a fare qualche piccolo lavoretto e naturalmente possiamo anche andare a registrare quello che facciamo. Quindi immaginate se fate dei tutorial dove avete bisogno di mostrare effettivamente con precisione quello che state facendo. Guarda, vi faccio vedere. E anche la qualità dal mio punto di vista, considerando che stiamo al 500%, non è male. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Togliamo il libro, chiudiamo questo programma e torniamo sul Cizur Franci. E visto che sono un appassionato di vinili e in particolare di Rino Gaetano, andiamo a scansionare la copertina di questo vinile. Quindi torniamo su carta piatta, andiamo a regolare il nostro scanner, lo alziamo un pochettino, ancora non ci siamo. Vi ricordo, ampiezza massima è fino a un foglio A3, quindi diciamo che così ci siamo. Ok, quindi scansioniamo, andiamo a vedere il nostro operato, eccolo qui, e guardate che qualità. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Finalmente ho un nuovo scanner, quindi non mi devo più impiccare con il mio smartphone per fare le scansioni. Sicuramente lo utilizzerò anche durante i miei video tutorial, quando devo fare quelle riprese molto ravvicinate. Dal mio punto di vista è un ottimo dispositivo, molto leggero, come potete vedere ingombra pochissimo e di ottimi materiali. Nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Questo è il modello, vi ricordo, Franci Pro, ma sul sito ci sono modelli molto più professionali. Questo è un entry level. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video. Flavio.